Dunque, allora noi siamo qui alla fine dell'università, a fare il servizio militare. Alla fine del servizio militare normale, ritorno a Torino per mettermi a lavorare di nuovo nel laboratorio di Levi. Quindi siamo un po' prima del 40, insomma, sì, 37, una cosa. La guerra è cominciata nel 36, Sì. perciò questo era il 35 forse. 35, sì. Ci siamo messi a lavorare, lavoravamo un po' con Rita, e poi purtroppo è venuta la guerra, e allora la guerra mi ha chiamato, sono dovuto fare, ero ufficiale medico, ero sottotenente medico, e mi hanno assegnato ad un reggimento che era lì a Imperia, che era il 90° Fanteria, si chiamava, della divisione Cosseria, e siamo stati lì parecchi mesi facendo niente. Poi dopo fermiamoci un momento. Prima di questo io mi sono sposato a Imperia, e dopo... Giovanissimo ti sei sposato. No, insomma. Siamo stati. E poi quando ero appunto lì nelle armi a Sanremo, abbiamo avuto un bambino, Piero. Dunque poi appunto è venuta la guerra, mi hanno chiamato sotto le armi, e per parecchio tempo sono stato lì facendo niente lì a Sanremo. Poi ci hanno mandato sul fronte francese. Ma il fronte francese era una cosa da niente, perché è durato pochi giorni, la Francia era ormai distrutta, insomma. Per cui fondamentalmente eravamo lì, ci siamo spostati verso Mentone, insomma, poca distanza, insomma. E poi siamo ritornati. Ma la cosa seria è venuta quando poi ci hanno deciso, Mussolini ha deciso di mandare soldati in Russia, al fronte russo, e il nostro reggimento è stato inviato lì. Per cui mi ricordo quando siamo partiti dalla stazione, questo bambino che aveva circa un anno, era così triste proprio pensare di lasciarlo lì non sapendo quello che sarebbe successo, forse non l'avrei mai più visto, eccetera. Insomma, mi ricordo che era molto triste. Poi da lì siamo naturalmente avanti, un pezzo per volta col treno, attraverso la Polonia. Che periodo dell'anno era questo? Ricordi, era molto freddo? Sì, no, questo era estate. Ah, era estate. Era ancora alla fine dell'estate, sì. E lì anzi è venuta una cosa veramente che ha cambiato la mia vita, dico la verità. Ed è la seguente, un episodio accidentale. Questo treno attraversava la Polonia, mi pare, dunque prima si era fermato a Varsavia, dove ero sceso camminando sul marciapiede su e giù, e poi è ripartito. Poi a un certo punto, verso sera, si è fermato in un posto dove evidentemente c'era una grande rete di binari. Sì. Questa grande rete di binari, poi c'erano evidentemente della gente che lavorava, erano tutti uomini e donne, avevano vestiti neri e avevano una macchia gialla sulle spalle. Io allora ero innocente, non sapevo nulla di quello che stava succedendo, niente. Tutti non Comunque sapevano. io scendo giù dal treno perché era fermo, pure il tedesco lo conoscevo, e c'era un impiegato, si avvicina così, allora dico: ma dice, cos'è che sta facendo qui? Ah, dice, ricostruiamo i binari, così. E dico: e tutta questa gente che sono? Oh, dice, sono ebrei. E quando hanno finito, caput. Terribile questo. Mi ricordo che sono salito sul treno spiegando ai miei colleghi quello che era successo, quello che voleva dire. Tutti sembrava una cosa incredibile, che non ci avessero mai pensato una cosa simile fosse possibile.
No, per cui da quel momento io ho preso una decisione, ho detto vabbè, adesso sono qui sono ufficiale medico, Sì. devo salvaguardare la salute finché posso dei miei soldati, continuerò a farlo, ma quando poi è finito, se ritorno indietro, non voglio più niente a che fare con l'esercito, i militari, perché non posso approvare assolutamente la connessione del nostro paese con questi selvaggi. Sì. E così siamo andati, sì, è passato circa 9 mesi in Russia. Molto duri questi. Da principio era solo caldo, e poi Sì. ogni tanto era sul fiume Don, che il fiume è un fiume Sì. molto largo, dove eravamo noi. E lì ogni tanto magari c'era qualche incursione dei russi brevi, cose, con qualche scontro, qualche ferito, così. Ma poi la cosa seria è venuta quando è venuto l'inverno, perché con l'inverno il fiume è gelato, per cui i russi potevano attraversare il fiume anche con i carri armati, perché il gelo era molto profondo. E così è venuto l'attacco fondamentale su questo fiume, su questo punto così. Stanno molti, insomma. Quindi ti sei trovato nel vivo delle battaglie anche. Altro che, naturalmente io ero ufficiale medico ed ero il capo del servizio sanitario del reggimento, per cui non ero proprio sul fronte, ero magari poche centinaia di metri dietro. I feriti affluivano a me e io poi decidevo se erano cose lievi che potevano curarsi localmente oppure se dovevo mandarlo all'ospedale. E naturalmente sono arrivati molte persone che conoscevo, amici, con ferite gravissime, e uno mi dice, li rivedrò mai i miei figli, eccetera. Dico, guarda, ti mando subito all'ospedale, ti opereranno. Poveretto, naturalmente dopo un giorno o due era fatta. E ce n'erano tanti di questi casi, insomma. A un certo punto sono venuti i tedeschi, un battaglione tedesco è venuto a rinforzare quell'area e il medico del battaglione mi ha chiesto se poteva usare la nostra piccola infermeria per i suoi soldati, certo. E lui mi dice, vedrà che questo li vinceremo i russi perché il nostro comandante ha la croce di ferro. Ah, figuriamoci. Beh, insomma. Ma è nei vero. pochi giorni successivi sono tutti ritornati, tutti malandati, tutti povera gente.